Buongiorno a tutti e benvenuti negli uffici di Zenith. Io sono Angelica Puddu e sono Marketing Specialist qui a Zenith e sono con Ugo Scarpellini, IT Application Engineer, a parlare di sostenibilità economica ma anche sostenibilità ambientale e come la tecnologia IoT può aiutare anche in questo contesto. Questo è il primo di una serie di video sul tema della sostenibilità ambientale ed economica e cercheremo appunto di rispondere con precisione a 4 delle domande principali. Partiamo con la prima. Che significa e che vuol dire utilizzare tecnologie IoT per la sostenibilità? Sì, l'IoT sta pervadendo sempre di più il mondo industriale, dati anche i costi che si abbassano delle singole componenti, nonostante purtroppo il periodo, e quindi monitorare, o meglio, la sostenibilità grazie all'IoT è un concetto che va un pochino spiegato meglio, nel senso non è che l'IoT rende sostenibili le macchine, perché l'IoT non va a modificare la produzione di una macchina, ma l'IoT fornisce le informazioni che ci possono servire a rendere una produzione molto più sostenibile e lo fa misurando grandezze tipiche che possono essere i consumi, la qualità della produzione e quindi tutto quello che è relativo al funzionamento della macchina. Dopodiché chi analizza queste insight, chi analizza questi dati può scegliere la strategia migliore per avere anche un risparmio energetico anche elevato, come ci è capitato in alcuni casi. Si parla quindi anche di data driven, quindi analisi di dati per capire come funziona la macchina? Assolutamente, dai dati si fa una fotografia in tempo reale, o più che una fotografia in questo caso un video, perché è proprio un monitoraggio real time dei dati che può portare a decidere strategie di sostituzione dei pezzi, ad esempio come ci è successo, di manutenzione predittiva, altro caso utile, ma anche di mappatura della produzione. Ad oggi il driver principale, per esempio, è il MES, che dice quanto occupare le macchine, con quale ordine, con quale tipo di produzione, mappare quanto si consuma in ciascun stato macchina può anche voler dire decido di spegnere quella macchina perché mi costa più tenerla accesa in stand-by che quanto mi costa in produzione e quindi la accendo solo quando mi serve. Oppure riuscire a mappare ad esempio operazioni di riscaldamento della macchina mi può portare a dire mi conviene tenerla accesa nonostante il consumo perché il riscaldamento mi costerebbe più che tenerla spenta nel periodo di inattività. Quindi tutte queste strategie sono disponibili grazie ai dati, dopodiché sta a chi vede questi dati. Non esiste una regola universale del risparmio energetico, ma va vista di caso in caso. E per quanto riguarda la disponibilità dei macchinari che ha a disposizione un'azienda, che abbiamo dei dati a disposizione, in che modo la tecnologia IoT ci aiuta? Come dicevo prima, il monitoraggio e quindi grazie ai sensori che vengono installati, che possono essere pinze amperometriche o direttamente il dialogo con il PLC della macchina, riusciamo a capire in quale stato è la macchina e quindi dire, per esempio, se la macchina non è disponibile perché è spenta o perché è in allarme. Quindi con dashboard che tipicamente sono sinottiche, cioè un riassunto di tutto lo shop floor e di dettaglio macchina, qualora uno volesse un'analisi più dettagliata di quel singolo macchinario, ecco che si riesce a creare quella connessione che non è solo l'interconnessione classica 4.0 con i software, ma anche un tipo di connessione diversa con chi analizza questi dati, con chi ha necessità di fare reportistica per capire qual è il tipo di produzione che sta facendo, con indici come l'OEE, o per esempio il tempo ciclo di produzione. Il mio tempo ciclo è migliorato, è peggiorato nel tempo, che può essere la prima bandiera, per esempio, per applicare manutenzione predittiva. Magari in un senso più generico, il mio tempo ciclo è peggiorato, vado ad indagare perché non è manutenzione predittiva, su cui poi magari faremo un'altra serie di video. E quindi anche in questo contesto andiamo a migliorare la performance dei macchinari e tagliare i costi e quindi far diventare sostenibile anche da un punto di vista economico la produzione. Esattamente. Uno dei nostri casi che è anche presente sul sito racconta proprio questa cosa, cioè avevano due macchine sostanzialmente simili,
e dovevano scegliere come sostituire un pezzo, e in base ai dati che hanno ricevuto dalle nostre schede di produzione di quei macchinari, hanno scelto di sostituirlo con un determinato pezzo piuttosto che un altro, e questo gli ha portato un vantaggio, credo, intorno al 40%, un ROI comunque del 40% rispetto all'investimento nella nostra tecnologia. E quindi, diciamo, anche in questo caso l'IoT non entra direttamente, come ho detto, in maniera attiva sulla sostenibilità, ma la sostenibilità è una conseguenza dell'analisi dei dati che l'IoT sblocca. Dati che poi possono essere utilizzati in modi infiniti, sostanzialmente: manutenzione, sostenibilità, sicurezza. Scelte che vengono effettuate per rendere la produzione sostenibile. Esattamente. Grazie Luca e grazie a tutti. Nel prossimo video cercheremo di andare più nel dettaglio, affrontando anche casi studio reali di clienti che si sono affidati alla piattaforma IoT di Zerint, e per capire anche meglio quali parametri monitorare e in che modo farlo. Grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti! Ciao!